Dopo aver visitato l'olmo di Padre Pio nella cappella di San Francesco a Piana Romana di Pietrelcina, siamo ripartiti verso San Giovanni Rotondo. Abbiamo scelto la strada statale 90 bis, che però si è rivelata una specie di incubo per via delle continue curve e controcurve, ma soprattutto per gli infiniti cantieri e deviazioni, a causa dei quali abbiamo impiegato più di 4 ore per percorrere i 133 km di distanza. Arrivati a San Giovanni Rotondo abbiamo deciso di fermarci all'area sosta Coppa Cicuta, che offre piazzole in buona parte ombreggiate sotto i teloni. I servizi erano puliti con una doccia calda a 50 centesimi. L'area è afferente al ristorante Coppa Cicuta a conduzione familiare e fa anche da reception per i camperisti ed offre un ottimo menù tipicamente pugliese. Noi abbiamo pranzato a base di pesce, era tutto freschissimo e buono, con prezzi nella norma, e poi la disponibilità e la cortesia del personale è stata sublime. L'area non è vicinissima al centro del paese e al santuario, ma il servizio navetta al costo di 2 euro a persona andata e ritorno permette di raggiungerli in pochi minuti. Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è una struttura sanitaria creata e inaugurata da Padre Pio il 5 maggio del 1956. Oggi è un ospedale religioso di elevata specializzazione. Dispone di circa 900 posti letto, suddivisi tra i 30 reparti di degenza medici e chirurgici. Conta 50 specialità cliniche con circa 4.300 tipi di prestazioni diagnostiche e terapeutiche. Ogni anno si registrano 57.000 ricoveri e oltre 1,3 milioni di prestazioni ambulatoriali. Sorta nell'undicesimo secolo sulla strada dei pellegrini diretti alla grotta dell'Arcangelo Michele, San Giovanni Rotondo è conosciuta oggi in tutto il mondo come la città in cui visse e operò Padre Pio da Pietrelcina, proclamato santo nel 2002. Costruito originariamente nel 1540, il convento dei Cappuccini è il luogo in cui il santo visse ininterrottamente dal 4 settembre 1916 fino al 23 settembre 1968, data della sua morte. Visitare tutto il complesso del santuario significa immergersi in un luogo carico di spiritualità e misticismo, una meta straordinaria per i devoti e per i turisti in genere. La chiesa è costituita da 3 navate, quella centrale è dominata dall'imponente mosaico dell'abside raffigurante l'icona della Madonna delle Grazie nella gloria degli angeli e San Pio, intermediatore tra Maria e l'umanità sofferente. Il santuario è custodito nella cripta la tomba di Padre Pio, che però adesso è stata spostata nella cripta del nuovo immenso santuario chiamato la Chiesa di Padre Pio. Accedendo al convento si arriva nella cella di Padre Pio, nella quale il santo ha soggiornato dal momento del suo arrivo a San Giovanni Rotondo fino alla sua morte. È proprio qui, in questa cella numero 1, che Padre Pio ha vissuto, pregato, meditato, sofferto e dove è stato tormentato dal demonio e dalle sue numerosissime tentazioni. Ma qui è nato anche il suo grande sogno di costruire la clinica Casa Sollievo della Sofferenza. Accanto al santuario di Santa Maria delle Grazie fondato da Padre Pio, sorge oggi un secondo grande santuario progettato dal noto architetto Renzo Piano, inaugurato il 1 luglio 2004 a 10 anni dall'inizio dei lavori. È conosciuto anche come Santuario di Padre Pio. Per accogliere i fedeli è stato costruito un enorme sagrato triangolare di 8.000 metri quadri, in leggera pendenza ad invitare i fedeli ad avvicinarsi alla chiesa. Sul lato sud della spianata troviamo un particolare campanile orizzontale composto da 8 campane, una monumentale croce in pietra e 8 aquilotti anch'essi in pietra. Il nuovo santuario ha una superficie di circa 6.000 metri quadri ed è quindi una delle chiese più grandi d'Italia, potendo accogliere fino a 7.000 persone. La struttura ha la forma a conchiglia con la pianta a spirale, il cui fulcro è posto al centro dell'aula liturgica, nel luogo dove è posto l'altare. La copertura è sorretta da 22 archi costituiti interamente in pietra di apricena, al cui interno sono stati inseriti dei cavi di acciaio.
Particolare attenzione è stata posta nella disposizione delle aperture per l'illuminazione naturale. L'intera sala è in perenne penombra per favorire la concentrazione dei fedeli, mentre lame di luce scendono verso l'altare, che è opera dell'artista Arnaldo Pomodoro, per mantenere l'attenzione sempre sul fulcro della cerimonia religiosa. Tutto il complesso è stato finanziato quasi interamente dalle offerte dei pellegrini. La cripta, dove nel 2010 è stata traslata la salma di San Padre Pio, è di forma semicircolare e coperta da una serie di volte coniche e luccicanti che si dipartono dal punto in cui riposa il santo. Per le dorature dei mosaici sono stati utilizzati 3 kg d'oro, ma in totale per la cripta ne sono stati impiegati ben 10 kg. Di fronte a tanto splendore siamo rimasti stupefatti e anche piuttosto perplessi. In effetti numerose sono le critiche e i commenti negativi che hanno accompagnato la costruzione della chiesa, soprattutto per l'ingente impegno economico, decisamente contrastante con le regole della povertà francescana. D'altra parte, tutto il complesso è stato costruito con i fondi donati dai fedeli con il preciso scopo di usarli per la costruzione della chiesa. Subito a destra del santuario di Santa Maria delle Grazie troviamo, adagiata sul declivio di un monte, una monumentale Via Crucis, realizzata in granito e bronzo, opera dello scultore siciliano Francesco Messina, motivo di richiamo anche per gli amanti dell'arte, che qui non si distinguono dai milioni di pellegrini che giungono per fede in questi luoghi santi. La posa della prima pietra del complesso monumentale, avvenuta il 22 settembre 1968 con la partecipazione di Padre Pio, segnò paradossalmente la fine della sua Via Crucis terrena, essendo spirato alle 2:30 del giorno successivo. L'opera, inaugurata il 9 agosto 1981, costituisce un complesso artistico organico e vasto, forse unico, di 16 sculture in bronzo ed una in marmo immerse in una rigogliosa e profumata pineta, che raccontano con grande suggestione la passione di Gesù Cristo.
adesso ci spostiamo da San Giovanni Rotondo, dove abbiamo visitato molto bene tutti i luoghi di Padre Pio. Adesso ci spostiamo a Monte Sant'Angelo, sono appena 24 km, di strada anche molto panoramica, e lì c'è la grotta di Sant'Arcangelo Michele, quindi anche quella sarà una meta molto interessante. Ci vediamo lì, ciao!